Si dice volevo o ho voluto? Vediamolo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi vedremo la differenza tra volevo e ho voluto e quindi capiremo quando usare il verbo volere al passato prossimo e quando all'imperfetto. In realtà ho già fatto diversi video sul canale in cui parlo della differenza tra il passato prossimo e l'imperfetto e vi lascio un video in particolare qui sotto in descrizione. Però nel video di oggi ci concentreremo sulla differenza tra il passato prossimo e l'imperfetto del verbo volere, perché ci sono delle regole particolari molto importanti da sapere. Però voglio anche dirti, prima di iniziare, che se sei interessato a imparare di più sulla grammatica italiana, il vocabolario, la cultura, eccetera, puoi dare un'occhiata ai miei corsi. Puoi dare un'occhiata al mio sito web www.teacherstefano.com/corsi per dare un'occhiata ai miei corsi di tutti i livelli. Benissimo, adesso cerchiamo di capire quando usare volevo e quando usare ho voluto e iniziamo dal passato prossimo ho voluto. Prima di tutto però devi sapere che con il verbo volere possiamo usare tutti e due i verbi ausiliari, quindi sia essere che avere. Facciamo la coniugazione del verbo volere al passato prossimo per tutti e due i verbi ausiliari e iniziamo con avere. Io ho voluto, tu hai voluto, lui, lei ha voluto, noi abbiamo voluto, voi avete voluto, loro hanno voluto. Chiaramente, dato che stiamo usando avere, non dobbiamo cambiare il participio passato. Però adesso passiamo a essere e qui dobbiamo cambiare il participio passato in base al genere e numero del soggetto. Quindi io sono voluto o voluta, tu sei voluto o voluta, lui è voluto, lei è voluta, noi siamo voluti, volute, voi siete voluti o volute, loro sono voluti o volute. Fantastico. Però adesso quando usiamo essere e quando usiamo avere? Ci sono delle regole particolari su questo argomento, però la regola generale è che scegliamo essere o avere in base all'ausiliare che useremmo con il verbo all'infinito che segue volere. Quindi, per esempio, io dico abbiamo voluto leggere un libro giallo, usiamo abbiamo perché il verbo che segue volere è leggere e leggere normalmente richiede avere al passato prossimo. Infatti diciamo ho letto. Ecco perché abbiamo voluto leggere. Oppure siamo voluti andare a ballare ieri sera. Qui usiamo il verbo essere perché dopo volere abbiamo andare e andare normalmente richiede essere. Io sono andato. Ecco perché siamo voluti andare. È chiaro? Ma ora vediamo quando usare volere al passato prossimo. Lo usiamo principalmente in 3 casi. Vediamo degli esempi in contesto per capire. La prima frase è ho voluto leggere un libro. Qui uso il passato prossimo perché sto esprimendo un desiderio, un'intenzione che avevo nel passato. Ho voluto leggere un libro e poi effettivamente quella cosa l'ho fatta, l'ho realizzata. Quindi parliamo di un desiderio, di un'intenzione nel passato che poi si è realizzata. Quindi se dico ho voluto leggere un libro significa che poi l'ho letto. Usiamo il passato prossimo con il verbo volere anche quando abbiamo 2 avverbi, sempre e mai. Per esempio, ho sempre voluto leggere questo libro, ho sempre voluto leggere questo libro. Oppure, non siete mai voluti andare in pizzeria con noi. Non siete mai voluti andare in pizzeria con noi.
Ricorda che quando usiamo sempre e mai dobbiamo mettere questi due avverbi tra l'ausiliare e il participio passato, quindi ho sempre voluto e non siete mai voluti. Ricorda anche che con mai dobbiamo sempre usare il non e questo viene prima del verbo ausiliare, non siete mai voluti. Quindi ricorda, usiamo il passato prossimo quando parliamo di un'intenzione, un desiderio nel passato che poi abbiamo realizzato, oppure quando usiamo sempre e mai. Va bene? Ora vediamo quando usare volere all'imperfetto. In realtà questo è il caso più comune, infatti io voglio dirti che probabilmente nel 70-80% dei casi sentirai volevo piuttosto che ho voluto, però anche ho voluto si usa come abbiamo visto prima. Però secondo me da un punto di vista proprio di bisogno linguistico si usa maggiormente volevo. Prima di tutto dobbiamo dire che usiamo l'imperfetto quando stiamo sempre esprimendo un'intenzione, un desiderio nel passato, però poi effettivamente non diciamo se abbiamo fatto o no questa cosa. Per esempio, volevo leggere il libro, però io non so se poi l'ho letto. Non stiamo specificando, volevo leggere il libro, avevo questa intenzione, poi l'ho fatto, non lo so. Invece se dico ho voluto leggere il libro, l'ho fatto. Poi usiamo volere all'imperfetto anche per fare una richiesta e per essere educati, gentili. Per esempio, ciao, volevo parlarti. Volevo parlarti. Qui esprimiamo comunque sempre un'intenzione, però è più che altro una richiesta, perché io sto fermando quella persona per dire che voglio parlare con quella persona e voglio essere gentile, educato. Allora usiamo volevo. Per esempio anche volevo vederti, volevo sentirti. E poi vediamo un caso molto molto particolare. La frase è: domani volevo andare al mare, vieni anche tu? Domani volevo andare al mare, vieni anche tu? Beh, noi usiamo volere all'imperfetto anche per esprimere l'intenzione di fare una cosa futura. Quindi usiamo l'imperfetto per parlare di un'azione che succederà nel futuro. L'idea è che noi avevamo questa intenzione nel passato, cioè volevo andare al mare. Però andare al mare è una cosa che succederà nel futuro, quindi avevo nel passato l'intenzione di andare al mare nel futuro, domani. Quindi ecco perché domani volevo andare al mare. Quindi è un caso un po' particolare, ma è molto molto usato nella conversazione di tutti i giorni. Davvero lo usiamo sempre. Prima di finire con la lezione, però, voglio anche dirti che alcune di queste regole possono funzionare anche per il verbo dovere. Infatti la differenza tra ho dovuto e dovevo per quanto riguarda una cosa fatta oppure no è la stessa cosa. Vediamo la differenza tra queste due frasi. Ho dovuto pulire la mia stanza, dovevo pulire la mia stanza. Se dico ho dovuto pulire la mia stanza, significa che io dovevo fare questa cosa. Ovviamente non è un'intenzione in questo caso, è un obbligo, perché usiamo il verbo dovere. E poi ho fatto questa cosa. Se io dico ho dovuto pulire la mia stanza, l'ho fatto, l'ho pulita. Se invece dico dovevo pulire la mia stanza, significa che avevo questo obbligo, però non sto specificando se l'ho fatto o no. Probabilmente non l'ho fatto. Per esempio, dovevo pulire la mia stanza, ma ero troppo stanco e ho dormito. Quindi non ho più pulito la mia stanza. Quindi vediamo che qui la differenza è uguale. Ho dovuto pulire significa che poi l'ho fatto. Dovevo pulire, non specifico se l'ho fatto o no, però lo uso per dire che poi non l'ho fatta questa cosa, non l'ho pulita perché ero stanco, per esempio. Spero che questo argomento sia più chiaro, però generalmente ricorda che volere, anche dovere, si usano di più all'imperfetto, proprio per un discorso di bisogno linguistico. Però in alcuni casi, come quelli che abbiamo visto, per essere più precisi, possiamo usare anche il passato prossimo se vogliamo esprimere qualcosa in particolare. Se hai qualche domanda su questo argomento, lascia un commento qui sotto e se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta davvero tantissimo a far crescere il canale, quindi se vuoi supportarmi lascia un bel mi piace.
piace. E poi non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai i video futuri. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!